Oggi vi faccio vedere come preparare Kakiage Soba, spaghetti di grano saraceno con brodo, verdure e gamberetti in tempura. Noi giapponesi abbiamo l'usanza, almeno dai primi del 1800, di mangiare questo piatto all'ultimo giorno dell'anno per scaramanzia. Gli spaghetti di soba sono sottili e lunghi, quindi sono un buon auspicio per avere la vita lunga. E poi, essendo facile romperli, una metafora che significa tagliare le fatiche, le cose negative che sono successe nell'anno che sta per passare prima dell'arrivo del nuovo anno. Gli ingredienti sono spaghetti di soba, gamberi, cipolla, cipollotti, carote, funghi shiitake, mirin, salsa di soia, olio di semi, farina di grano tenero 00, brodo granulare di tonnetti essiccati, zucchero, tuorlo dell'uovo e shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi. Questa è una ricetta da 2 porzioni. Siccome facciamo anche tempura, preferisco di preparare la zuppa in versione più semplice. Alla fine di questo video lascio il link di piatto di soba che è fatto con il brodo di pesce in modo tradizionale. Tornando alla ricetta più semplice, nella pentola mettiamo 650 ml d'acqua, 2/3 cucchiaino di brodo granulare di tonnetti essiccati, 70 ml di salsa di soia. Nella immagine vedete che sto mettendo 65, ma ho aggiunto altri 5 ml, quindi totale 70. 40 ml di mirin, 10 g di zucchero. La pentola mettiamo sul fuoco e accendiamo il fuoco al medio e scaldiamo il brodo. Quando si è scaldata mettiamo il coperchio e mettiamo da parte. Ora prepariamo kakiage. Kakiage è un tipo di tempura che è considerato tempura delle casalinghe e non mettendo i gamberi diventano kakiage vegane. Abbiamo 50 g di carote, eliminiamo la buccia. Prepariamo la julienne che abbia una lunghezza di circa 5 cm. Le mettiamo nella ciotola. Abbiamo 40 g di cipolla, eliminiamo la buccia, la tagliamo più grossolana delle carote, la mettiamo insieme alle carote, disfandola tra la cipolla. Abbiamo 30 g di cipollotti, li utilizzeremo sia per kakiage che per mettere alla fine. Mettiamo da parte circa 2 cucchiai di cipollotti tagliati fini, sia parte verde che parte bianca. Il resto tagliamo in diagonale per guadagnare la lunghezza grossolanamente come cipolla. Abbiamo 50 g di funghi shiitake, separiamo il gambo e eliminiamo estremità del gambo e li tagliamo grossolanamente. Abbiamo 60 g di mazzancolle, va bene anche gamberetti più piccoli. Le sciacquiamo sotto l'acqua corrente e le asciughiamo con la carta assorbente e le sgusciamo. Dopo che sono state sgusciate tutte, le tagliamo a metà per la lunghezza. Eliminiamo l'intestino. Dopo che le abbiamo pulite, le mettiamo insieme alle verdure e con i funghi shiitake e li mescoliamo. Prepariamo la pastella. Nella ciotola prepariamo il totale 120 ml di acqua e il ghiaccio insieme. Potete vedere che ho messo 3 pezzi di ghiaccio, ma voi potete mettere basta una perché ho fatto fatica a farli sciogliere. Il motivo di mettere il ghiaccio è perché vogliamo avere un'acqua molto fredda. Casomai potete mettere 120 ml d'acqua nel bicchiere e lasciare nel frigo e raffreddarla. Mettiamo metà del tuorlo dell'uovo nell'acqua, mescoliamo bene. Il ghiaccio si è sciolto, quindi il liquido è molto freddo. Aggiungiamo 60 g di farina di grano tenero 00. Sto mescolando utilizzando con saibashi. Saibashi sarebbe bastoncini lunghi che usiamo per cucinare.
Mescoliamo non troppo bene, lasciamo qualche pallina di farina. Nella ciotola dove ci sono gli ingredienti per kakiyage mettiamo un cucchiaio di farina di grano tenero 00. Li mescoliamo per distribuire uniformemente la farina e li mettiamo nella ciotola dove c'è la pastella e li mescoliamo. Abbiamo certa quantità dell'olio di semi nella pentola che è stato già scaldato di circa 170 gradi. Per capire, mettiamo un po' di pastella nell'olio e se scendono fino alla metà dell'altezza dell'olio e vengono su, vuol dire circa 170 gradi. Invece se scendono sul fondo prima di venire su, vuol dire 160 gradi. E se creano subito delle palline sulla superficie dell'olio vuol dire 180 gradi. Per fare kakiyage è molto importante mantenere la temperatura dell'olio a 170 gradi, quindi saremo molto attenti. Se si è scaldato troppo l'olio, abbassiamo il fuoco oppure aggiungiamo un po' di olio. In questo video vi farò vedere come fare kakiyage piuttosto grande e rotondo, che vengono 2 pezzi con le dosi di ingredienti di oggi. Ma potete fare anche 4 pezzi di kakiyage piccole e mangiare 2 pezzi a testa. Dopo che siamo assicurati che la temperatura dell'olio sia a 170 gradi, pochi secondi prima di cominciare a friggere kakiyage, alziamo il fuoco leggermente e mettiamo metà quantità degli ingredienti pastellati nell'olio velocemente e li separiamo subito tra di loro con i bastoncini saibashi. Questa cosa cerchiamo di fare in 4 o 5 secondi al massimo. Dopodiché, utilizzando la schiumarola e bastoncini saibashi, li gruppiamo per creare la forma rotonda. Li spingiamo con questi attrezzi per farli legare tra di loro e li portiamo verso al bordo della pentola e quando comincia a sembrare la forma quasi rotonda, le giriamo kakiyage un po' alla volta per dare la rotondità uniformemente, sempre spingendole con gli attrezzi verso al bordo della pentola. A questo punto abbassiamo leggermente il fuoco perché si sta alzando la temperatura dell'olio. Manteniamo la temperatura 165 a 170 gradi. Quando abbiamo appena messo gli ingredienti pastellati nell'olio, li abbiamo separati tra di loro con bastoncini velocemente, perché quando vogliamo fare soprattutto kakiyage così grande e ha un spessore, è difficile cucinarle fino all'interno. E il rischio che rimangano ancora crudi al centro sia gli ingredienti che la pastella. Invece, separandoli velocemente all'inizio, possiamo creare delle kakiyage che saranno cotte uniformemente. Non posso dirvi dopo quanti minuti dall'inizio possiamo girarle, perché dipende quantità di olio e dipende materiale della pentola, ma posso dirvi che in questo video io ci ho messo dall'inizio 4 minuti e poi le ho girate e ho cucinato altri 3 minuti. Però, come vi dicevo prima, se facciamo 4 pezzi di kakiyage anziché 2 pezzi con questa quantità degli ingredienti, le dosi, kakiyage saranno più piccole e meno spessore, quindi ci metterete pochi minuti. All'inizio, quando abbiamo messo gli ingredienti pastellati, dobbiamo cercare di sgocciolare la pastella, altrimenti diventerà più pesante. Con la pastella rimanente possiamo fare tenkasu, facendo cadere delle gocce di pastella nell'olio di circa sempre 170 gradi. Le facciamo diventare il colore beige caldo, le tiriamo su dall'olio e le asciughiamo con la carta. Dopo che saranno raffreddate completamente, le conserviamo nel frigo. Possiamo utilizzarle per soba, udon, takoyaki e okonomiyaki. Torniamo alle nostre kakiyage. Tiriamo su dall'olio quando vediamo il colore volpe, noi chiamiamo così, quindi come il colore del volpe, beige caldo leggermente aranciato. In giapponese si dice kitsune iro. Kitsune è volpe, iro è colore.
Circa 30 secondi prima di tirarle dall'olio alziamo il fuoco per aumentare la temperatura. Facendo così l'olio diventa più fluido e cade bene dalle kakiyage e risulta più leggero. Le rigiriamo e dopo pochi secondi le tiriamo su, sgocciolando bene l'olio. Vogliamo mangiare prima che si raffreddino le kakiyage, quindi dovevamo preparare già questa pentola piena di acqua bollente e cominciamo a scaldare anche il brodo. Mettiamo 180 g di soba, spaghetti di grano saraceno, nell'acqua bollente. Non mettiamo il sale nell'acqua perché già contiene nell'impasto. Oggi sto utilizzando soba che ho comprato in negozio biologico ed è 100% di grano saraceno. E poi esistono anche soba misto farina e grano saraceno. Li lasciamo un po' meno tempo rispetto alla indicazione sulla confezione. Comunque li assaggeremo e stiamo attenti perché crea una schiumona grande che sta per uscire dalla pentola, quindi abbassiamo il fuoco e poi quando si abbassa troppo rialziamo il fuoco. Li lasciamo al dente e li spostiamo sulla scolapasta per sciacquarli delicatamente sotto l'acqua corrente. Nel frattempo ho già scaldato bene il brodo che potete vedere sulla sinistra. Mettiamo gli spaghetti di soba nel brodo, chiudiamo il coperchio subito per poter riscaldare il brodo e gli spaghetti in tempo meno possibile. Quando si sono riscaldati impiattiamo dividendo in due. E mettiamo questo bel kakiyage grande su ciascuno. Alla fine mettiamo cipollotti tagliati fini e un po' di shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi. Ecco, nostra kakiyage soba è pronta. Chi non ha ancora idea del menu del Capodanno potrebbe essere un bel piatto di soba, come proprio una giapponese che farebbe per la tradizione e per la scaramanzia della soba. Non importa se soba fredda o calda, con la carne o con la tempura. Comunque vi confesso che io non mangerò il piatto di soba per questo Capodanno, perché per poter pubblicare la videoricetta prima del Capodanno naturalmente l'ho già mangiato. E adesso vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu. Facciamo sempre questa piccola preghiera per ringraziare il cibo e chi ha cucinato per voi. Prima volevo mangiare subito kakiyage che si è morbidito una parte ma rimasta ancora croccantezza. Li tiriamo su piccola quantità della soba e li succhiamo per farli entrare nella bocca e nasce questo suono che è ormai molto conosciuto per voi come usanza giapponese. Facciamo questo suono quando mangiamo il piatto di spaghetti tipo ramen, udon e soba. Il suono nasce soprattutto per mangiare le paste lunghe. Con i bastoncini riusciamo a prenderle solo una parte e il resto dobbiamo mangiarle aspirandole sonoramente. In più, per noi giapponesi è fondamentale che questi piatti di spaghetti in brodo siano ben caldi, quasi bollenti. Allora, se li mangiamo non facendo il suono, aspirandoli, si possono bruciare le nostre labbra. Perché aspirandoli possiamo raffreddarli un po'. Era buonissima, grazie a kakiyage è diventato un piatto molto sostanzioso. Erano buoni sia la zuppa e soba che kakiyage. Io per fare la ripresa finale e la fotografia per la miniatura ho mangiato kakiyage un po' ammorbidito, ma se metterete kakiyage sulla soba appena prima di mangiare sarà bello croccante. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un mi piace e lasciate dei commenti. Grazie di cuore per aver seguito anche questo anno Gioia in Cucina. Vi auguro buon anno a tutti. Ci vediamo nel 2023, il nuovo anno pieno di nuove ricette giapponesi. Ciao a tutti!